Bentornati a tutti quanti, un saluto particolare a tutti gli amici che mi guardano dall'estero, sempre più numerosi. In questo video vi voglio parlare di alcuni segnali che ci fanno capire che è il momento giusto per introdurre i nidi. Più tardi vi dirò come faccio io ad arrivare a mettere il nido, perché è un approccio leggermente diverso. Vi ho già detto in tanti video che non bisogna inseguire i propri animali, ma dobbiamo decidere noi quando iniziare la stagione riproduttiva. Cominciamo subito con i canarini. I segnali evidenti che i maschi di canarino sono pronti chiaramente è il canto. Quando un maschio canta forte, canta in continuazione, vuol dire che sta richiamando la femmina e quindi è pronto per la riproduzione. Normalmente durante la stagione riproduttiva, che è la primavera. Oppure se anticipiamo con alba e tramonto e quindi diamo più ore di luce, chiaramente i maschi cominceranno a cantare prima. I maschi cantano anche in altri periodi dell'anno, quindi da non confondere il primo canto del maschio, che potrebbe essere anche un canto di dominanza, da un canto da riproduzione. A quel punto dobbiamo guardare le femmine, perché se noi mettiamo il nido quando sentiamo cantare il maschio, potremmo avere delle femmine che non sono ancora pronte. I segnali più evidenti di una canarina pronta sono questi. La cloaca gonfia. La cloaca è quella parte della canarina da dove poi usciranno le uova. Una femmina pronta avrà quella zona bella gonfia, perché vuol dire che è pronta alla produzione delle uova. Mentre una femmina che ancora non è pronta, quando il maschio si avvicinerà, lei scapperà, volerà via. Il maschio continuerà a rincorrerla, ma lei scapperà. Quando vedete che lei starà ferma e si accovaccerà un pochino in avanti per favorire l'accoppiamento, vuol dire che anche la femmina è pronta per la riproduzione e a questo punto potete mettere il nido. Una femmina pronta mangerà anche di più, quindi se noterete che la vostra femmina mangia di più, questo è un altro segnale che indica che è pronta per la riproduzione. Le canarine, quando sono pronte, tendono a costruire il nido con qualsiasi materiale. Quindi potete anche mettere dei fili di juta dentro alla gabbia o sopra alla gabbia e guardate se cominciano a prenderla. Magari le prime volte ci giocheranno, le butteranno per terra, vuol dire che non è ancora pronta, oppure cominceranno a costruire un nido magari dentro a una ciotola, dentro a una vaschetta. Quello vuol dire che è pronta e quindi potete inserire il nido. Chiaramente se avete il maschio pronto, altrimenti è inutile. Parliamo adesso dei pappagallini. Cominciamo subito con le cocorite. I segnali che si possono osservare in una coppia pronta di cocorite sono i seguenti. Intanto la coppia è sempre più vicina, si scambiano il cibo dalla bocca e questo è un segnale proprio di amore, di affetto, perché i pappagallini quando si scambiano il cibo dalla bocca, soprattutto il maschio che imbocca la femmina, è un sintomo di un legame di coppia forte. Quindi con il becco si gratteranno dietro la nuca a vicenda perché gli piace tanto. Nelle femmine noterete anche nelle cocorite la cloaca più gonfia e questo, come dicevo per i canarini, è sintomo che sono pronte per produrre le uova. Inoltre le cocorite femmine avranno la cera del becco di color marroncino. Questo indica che sono in picco ormonale. Se vedete la vostra coppia di cocorite che stanno lontane, che non si imbeccano, che non si fanno i grattini, attenzione, perché in alcune mutazioni di cocorita la cera del becco del maschio non è blu, ma bensì un rosa compatto e facilmente si può confondere, se una persona è alle prime armi, con la cera del becco di una femmina. Quindi a volte si hanno due maschi e si crede di avere una coppia. Questo succede spesso.
perché appunto si ha l'idea che il maschio abbia la cera del becco blu e la femmina invece ce l'abbia un pochino più chiara, quindi può essere anche un azzurrino più chiaro con delle tracce di bianco intorno alle narici. Quindi se avete una coppia pronta, sarà una coppia affiatata che starà vicino, che si coccolerà e la femmina sarà più gonfia nella parte bassa. Ora passiamo agli agapornis, quindi agli inseparabili. La coppia di agapornis è una coppia fissa. Loro amano stare sempre con lo stesso compagno o compagna. Quindi prima di mettere il nido ci deve essere un periodo, diciamo, di ambientazione, cioè si devono conoscere, devono fare coppia. Molti mi chiedono quanto tempo deve passare, non c'è un tempo prestabilito. Noterete appunto che la coppia si è affiatata quando staranno sempre vicino, quando anche loro si faranno i grattini, quando anche loro si coccoleranno, quando anche loro si scambieranno il cibo dalla bocca. Dovete sapere che il rigurgito del cibo che viene offerto appunto alla femmina, che il maschio offre alla femmina, è un segno di amore. Molte volte negli allevati a mano succede che rigurgitano dei semini, il cibo che gli date, alla persona appunto che vedono più spesso, e questo è un segno che il vostro pappagallino vi vuole bene, gli piace stare con voi, quindi è un segno di affetto, è un segno di amore. Inoltre gli inseparabili femmine amano ritagliare delle striscioline di carta dove si metteranno sotto le ali, perché lo fanno quando costruiscono il nido, portano le striscioline di carta dentro al nido per prepararsi appunto il fondo dove poi deporranno le uova. Questo è un sintomo di una pappagallina femmina che vuole, diciamo, costruire il nido. E se vuole costruire il nido, i casi sono due: o sta giocando, perché comunque i pappagallini sono molto giocherelloni, perché magari siamo anche fuori periodo, oppure avete creato le condizioni di luce, temperatura e alimentazione e appunto hanno la necessità di costruirsi un nido per deporre le uova. Gli inseparabili fanno proprio coppia, stanno sempre insieme. Diciamo che il nome inseparabili viene dato anche un po' per questo. In effetti, quando la femmina cova le uova, è facile trovare il maschio dentro al nido, vicino a lei, che comunque insomma è lì con lei anche mentre cova, e tante volte gli porta anche il cibo per aiutarla nella sua covata, senza che lei debba uscire per alimentarsi. Questo succede anche alle calopsiti. Per esempio, quando la calopsite femmina deporrà le uova, vedrete che il maschio sarà dentro con lei. Anzi, a volte il maschio aiuta la femmina proprio nella cova, soprattutto di giorno. Di notte ho notato che cova sempre ed esclusivamente la femmina. Magari il maschio entra, ma si mette lì vicino. Invece di giorno, quando la femmina esce dal nido per sgranchirsi un po', per appunto mangiare, per bere, il maschio coverà le uova, o perlomeno le terrà un po' al caldo. Anche per le calopsiti vale la cloaca più gonfia, perché chiaramente di lì escono le uova e, diciamo, la parte bassa più gonfia indica che sono pronte per la produzione delle uova. Quando una coppia di calopsite comincia a essere, diciamo, pronta per la riproduzione, il maschio gli si avvicinerà, anche qui gli farà dei grattini sulla testa, staranno più vicino, si imbeccheranno a vicenda e proverà chiaramente a salirli sopra per accoppiarsi. Se anche la femmina è pronta, e questo vale per tutti i canarini e i pappagalli, la femmina non scapperà più. Nel caso dei pappagalli non li beccherà più, perché i pappagalli sono fatti così, nel senso, quando la femmina non vuole non serve scappare, basta tirargli una beccata e lui capisce che lei ancora non è pronta. Quindi le femmine
staranno ferme, si accovacceranno un pochino e finalmente ci sarà l'accoppiamento. Questi sono i segnali più evidenti per una coppia di canarini o pappagallini che sono pronti, diciamo, per il periodo riproduttivo e quindi bisogna inserire il nido. Vi avevo promesso che vi dicevo come affronto io invece, diciamo, quando mettere i nidi e adesso ve lo spiego. Vi avevo già detto in altri video che bisogna avere i soggetti entrambi pronti per poter fare un buon periodo di riproduzione, altrimenti ci sono degli altri problemi che ho già affrontato in altri video. Io decido in anticipo quando sarà il giorno di mettere il nido e in funzione a questa data comincio una preparazione alla cova graduale, non di una settimana, molto più lunga, per arrivare alla fine della preparazione a mettere i nidi e avere i soggetti entrambi pronti. In questa maniera c'è un metodo, non c'è un'improvvisazione. La riproduzione dei canarini e dei pappagalli non è facile come sembra. Tanti pensano di avere un maschio e una femmina, a un certo punto mettono un nido e improvvisamente si riempiono la casa di canarini o di pappagallini. Vi può andare bene il primo anno perché l'allevatore che ve li ha venduti chiaramente ha fatto tutto un lavoro di tutto l'anno, non un lavoro diciamo di una settimana. Ma l'anno successivo, se non fate le operazioni giuste, non avrete gli stessi risultati. Non perdere un'altra stagione. Il metodo Levante è disponibile in abbonamento su YouTube da adesso, da subito. Corri a vedere i video che ho preparato per te perché almeno non perdi la stagione riproduttiva 2026. Spero che questo video ti possa essere stato utile. Lasciami un like per sostenere il lavoro che sto facendo, iscriviti al canale ora in questo momento e ci vediamo la settimana prossima con un nuovo video e parlerò di nidi, tutte le tipologie di nido che servono ai canarini e ai pappagalli e il materiale da mettere dentro. Vi aspetto al prossimo video.